Per 80 anni, un segreto è rimasto sepolto nel blu profondo del Mediterraneo. È la storia di un eroe e del suo caccia leggendario, il Macchi C-202, inghiottiti dalla guerra e quasi cancellati dal tempo. Ma cosa accadde davvero in quel giorno fatale? E cosa ci svela oggi il suo relitto, strappato finalmente alle profondità? Questo che vedete non è solo un pezzo di metallo contorto, è la capsula del tempo di un pilota, il testimone silenzioso di un'epoca di ferro e fuoco. È la chiave per riscoprire la storia di un uomo che ha sacrificato tutto. Una storia che, come quella di tanti altri eroi senza nome, merita di essere raccontata. E noi lo faremo attraverso la sua, perché riportare alla luce questo aereo significa ridare voce a una leggenda. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. All'inizio degli anni 40, i cieli d'Europa e del Nord Africa erano un campo di battaglia spietato. In questo scenario, l'industria aeronautica italiana fece un salto di qualità pazzesco. Dalle officine della Macchi uscì un aereo destinato a diventare un mito, il Macchi C-202, il Folgore. Progettato dal genio di Mario Castoldi, il Folgore era una meraviglia di design e potenza. Sotto le sue linee eleganti e affusolate nascondeva un cuore tedesco, il motore Daimler-Benz DB601, costruito su licenza dall'Alfa Romeo. Con una velocità di quasi 600 km all'ora, il C-202 era agile, veloce e robusto, un avversario temibile per i migliori caccia alleati, come gli Spitfire e i P-40. Divenne in poco tempo la spina dorsale della Regia Aeronautica, combattendo ovunque, dal deserto africano alle steppe russe, fino ai cieli sopra casa. Ma un aereo, per quanto eccezionale, è solo metallo senza il suo pilota. A dare un'anima al Folgore c'erano uomini la cui storia, spesso, non è mai stata scritta. Per raccontare il loro coraggio, vi parleremo di uno di loro, un pilota che chiameremo Carlo Toselli. Immaginiamocelo, un giovane con una passione bruciante per il volo, uno di quelli con un talento naturale, un mix di audacia e freddezza. Il suo destino si lega a quello del Macchi C-202 nel pieno della campagna del Nord Africa. Per lui, il Folgore non era solo un'arma, era un'estensione del suo corpo, il compagno con cui danzare tra le nuvole e sfidare la morte. Insieme stavano per scrivere una pagina di storia che sarebbe rimasta illeggibile per quasi un secolo. Il fronte nordafricano era un inferno di sabbia e sole. Le missioni erano massacranti, le condizioni impossibili. E in quel calderone, Carlo Toselli e il suo Macchi si forgiarono. Le sue giornate erano scandite dal rombo del motore e dall'odore della polvere da sparo. Scorte ai bombardieri, intercettazioni disperate contro nemici in superiorità numerica, duelli all'ultimo respiro. Questa era la normalità. Come molti piloti italiani, Toselli doveva compensare un armamento non sempre all'altezza con la sua abilità. Il C-202 montava solo 2 mitragliatrici Breda Safat da 12 mm, considerate un po' leggere per gli standard dell'epoca. Ma dove non arrivavano i proiettili, arrivava il pilota. Si racconta di una missione, nell'estate del 42, sui cieli di Tobruk. Una formazione di bombardieri italiani, a corto di carburante, stava rientrando. All'improvviso, sbucarono dal sole i Curtiss P-40 della Desert Air Force. Toselli, a capo della scorta, non ci pensò 2 volte. Con una manovra a coltello, si buttò in mezzo a loro, spaccando l'attacco. Il suo Folgore, agile come un falco, si avvitò in una serie di virate strette, trasformando il combattimento in una danza mortale. La leggenda narra che riuscì ad abbattere un P-40 e a danneggiarne un altro, costringendolo a scappare. La sua azione solitaria salvò i bombardieri. Quella sera, tra i suoi compagni, il suo nome era diventato una garanzia. Non combatteva per la gloria, ma per i suoi uomini. Passano 80 anni. La guerra è un ricordo lontano, ma il Mediterraneo lui non dimentica. A poche miglia da Pantelleria,
Un team di sommozzatori e storici della Soprintendenza del Mare è sulle tracce di un relitto segnalato anni prima. A 30 metri di profondità, nel silenzio totale, appare una sagoma. È lui, inconfondibile. Un'ala, pezzi di fusoliera, il profilo del muso allungato. È un Macchi C-202. La sabbia e il tempo lo hanno consumato, ma è ancora lì, fiero e tragico. La scoperta è un'emozione pura. Parte subito un'operazione complessa per documentare e recuperare il relitto. Foto, video, modelli 3D per catturare ogni dettaglio. Durante le prime ispezioni viene recuperato il cuore dell'aereo, il motore 12 cilindri. Poi, con delicatezza, l'elica tripalapiaggio. Ma la domanda resta: di chi era questo aereo? Ogni caccia aveva il suo pilota, ogni pilota la sua storia. Consultando i registri dei dispersi durante l'operazione Corkscrew, la conquista alleata di Pantelleria nel 1943, emerge un nome: Carlo Toselli. In quel momento, quel relitto non era più solo un pezzo di storia, era l'ultima dimora di un eroe dimenticato, e riportarlo in superficie significava ridargli una voce. Siamo a metà del 1943. La guerra è cambiata. Le forze dell'asse in Nord Africa si sono arrese, gli alleati puntano alla Sicilia. E Pantelleria, il tappo del canale di Sicilia, è sotto un bombardamento martellante da quasi un mese. Per i piloti italiani rimasti a difenderla, ogni decollo è una missione quasi senza ritorno. Carlo Toselli è ancora lì, stanco ma non si arrende. Il suo folgore porta i segni di centinaia di ore di volo e riparazioni di fortuna. Gli aerei efficienti sono pochi, si vola spesso con mezzi cannibalizzati, tenuti insieme con pezzi di altri caccia. Quel giorno l'allarme suona. Ancora. Bombardieri nemici in avvicinamento. Toselli e i pochi altri si alzano in volo. Il cielo sopra Pantelleria è un inferno di proiettili e contraerea. Carlo si lancia contro la formazione nemica, deve romperla, costringerla a sganciare le bombe lontano. Ingaggia la scorta, un nido di Spitfire. Il suo Macchi danza ancora una volta, le mitragliatrici cantano. Ma sono troppi. Una raffica lo prende in pieno, al motore. Un fumo nero e denso esce dal cofano. L'aereo vibra, perde potenza. La base è troppo lontana. Davanti a lui c'è solo il mare. Con una lucidità disperata tenta l'unica cosa possibile, un ammaraggio. Prova a tenere l'aereo stabile, a planare sull'acqua per darsi una chance. Ma il folgore, con quel muso pesante, si ribalta al contatto con le onde. L'impatto è devastante. L'abitacolo si riempie d'acqua in un attimo. Per Carlo Toselli non c'è scampo. Il suo caccia, il suo compagno, diventa la sua tomba d'acciaio, inabissandosi in quel blu profondo. Torniamo a oggi. L'operazione di recupero a Pantelleria è un'impresa che unisce tecnologia e rispetto. Grazie al lavoro dell'aeronautica militare, della Guardia Costiera e della Soprintendenza del Mare, il piano alare del Folgore viene imbragato. Lentamente, con dei palloni di sollevamento, dopo 80 anni, il relitto inizia a risalire. È un momento che toglie il fiato. Vedere quella struttura, che ha conosciuto la furia della guerra, riemergere dall'acqua è come assistere a una resurrezione. Dopo 2 giorni di lavoro pazzesco, il relitto del Macchi è di nuovo alla luce del sole. Nonostante tutto, molti pezzi sono ancora lì, a testimoniare un design e una tecnologia incredibili. Ora il relitto è a terra, pronto per un nuovo capitolo, il restauro. Non per farlo volare, ma per conservarlo, per trasformarlo in un monumento. Ogni pezzo ripulito dal sale racconta una storia. La fatica dei meccanici, la tensione del pilota, la violenza dell'ultimo combattimento. Oggi, i resti del Macchi C-202 di Carlo Toselli sono destinati a essere esposti. Si spera proprio in quell'hangar progettato da Nervi a Pantelleria, un luogo che un tempo risuonava del rombo di questi motori. Questo relitto non è solo un aereo. È il simbolo del sacrificio di una generazione di piloti che ha combattuto con un coraggio immenso, spesso in condizioni disperate. È il nostro legame con la storia di Carlo Toselli, un nome strappato all'oblio. La sua storia,
che sia la cronaca precisa di quel giorno o il simbolo del destino di tanti come lui, ci ricorda una cosa semplice. La guerra non è fatta di numeri, ma di persone, con le loro paure, le loro speranze e il loro coraggio. Riportare alla luce questo folgore significa onorare la memoria di chiunque abbia volato e combattuto su queste macchine. Significa fare in modo che queste leggende non vengano mai più dimenticate. La storia di Carlo Toselli è solo una delle tante rimaste sepolte, sotto il mare o tra le pagine dimenticate dei libri. Conoscete altre storie di piloti, aerei o reparti di cui si è persa la memoria? Raccontatecele nei commenti qui sotto. E se questi viaggi nella storia vi appassionano, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo alla prossima avventura. Grazie per essere stati con noi.